Ciao a tutti amici, buongiorno, buona serata, non so quando guarderete il video, ma in ogni caso questo è un giorno, diciamo così, importante per me. Sembrerà assurdo, ma io di SV1 ne ho avuti tre, venduto, comprato per varie situazioni e vari motivi. Il motivo principale è che quando è uscito, a quell'epoca, una sensazione live come questa qui dal vivo, dico, perché poi lo sentirete anche in registrazione, la resa è mostruosa, non sto neanche uscendo dal left and right, quello Canon, quello bilanciato, ma sto uscendo da quello col jack normale, non che ci sia una differenza, però comunque in tutta una serie di cose, ma in generale è proprio la qualità è alta di questo strumento dal punto di vista audio, assolutamente non si tocca. Quindi non so come dire, quella cosa mi aveva conquistato, il tipo di resa in particolare sul piano elettrico, perché comunque col phaser in questo mondo qui nonostante, come sentite, abbia questa sempre sensazione sparkle, no? Un po' di
di luccichio sugli acuti, però ha il suo fascino, secondo me. Da questo punto di vista non discuto. Il problema più grave per cui poi lo vendevo era che poi quando c'era da fare qualcosa, magari dovevo partire in tour, avevo bisogno di un pianoforte, non potevo utilizzarlo, nel senso che sinceramente. E io questi pianoforti qua non sono mai riuscito a utilizzarli. E non è che non siano, cioè, alla fine va bene soprattutto in certi contesti dove c'è da fare un po' di rock and roll, funziona tutto, però poi cominci a entrare lo sapete bene com'è col pianoforte, cominci a entrare in quel discorso dove dici allora provo ad equalizzarlo, allora provo a fare così, ma in realtà poi alla fine l'unico modo è lasciarli puliti e provarci. Puliti però non hanno l'incisività che ci si aspetta da uno strumento che poi fa da questo punto di vista è proprio è vivo, non so come dire, ma non solamente, ma anche il clavinet. Anche qui possiamo agire con effetti e tutto. Questa era un'introduzione. Poi per entrare diciamo nel video, non nel vivo, ma nel video, questo strumento ha un equalizzatore, degli effetti che sono di compressione, tremolo, vibrato, diciamo che sono così appartenenti agli strumenti. Prima di entrare in un amplificatore, dove ci sono vari tipi di amplificatore, tra cui anche un rotary e tutto il resto, abbiamo il drive, qui chiaramente negli effetti abbiamo l'intensità e tutto, equalizzatori bassi, medi e acuti, poi abbiamo la scelta del suono e poi abbiamo le modulazioni, quindi phaser, flanger e tutto il resto, chorus eccetera, poi abbiamo reverbero, delay e tutto il resto. Questo è tutto quello che abbiamo a disposizione, quindi fondamentalmente se io parto da zero, qui scelgo un suono di, come prima, piano elettrico, in questo caso prendo un Wurlitzer, voglio il tremolo, scelgo l'intensità, scelgo tutto. Sentite che è bello, la ciccia c'è. E questa cosa qua conquista immediatamente e mi aveva conquistato. Poi se voglio dare un po' di, con l'equalizzatore un po' di così di aria in alto la posso dare. Ho un amplificatore anche con un drive, adesso chiaramente sto esagerando, ma senza, secondo me è molto bello. Poi posso aggiungere, che ne so, un chorus, e posso raggiungere dei classiconi vari di ogni genere e aggiungere un plate. Non so come dire, tutte queste cose sono estremamente creative e divertenti. È uno strumento bello, che fa benissimo queste cose. Altro esempio per andare avanti con quello che è poi CP, chorus chiaramente, per la gioia di Marco che saluto, Ballarani.
sono altri suoni, clavinet chiaramente, c'è il wah wah, volendo si può anche mettere il pedale. Tutte queste cose chiaramente poi possono essere... Sono tutte, come si può dire, tutte entrano negli ampli e quindi è il solito discorso così un po' che si fa da anni sull'utilizzo degli strumenti in modalità vintage, no? Come se ci fossimo in studio, potessimo miscelare amplificatori con effetti, pedali, effetto e tutto il resto. Tutte queste cose sono estremamente interessanti e in certi contesti io l'ho usata, avevo una band che si chiamava Quarto, facevamo fondamentalmente funk strumentale anni 70, brani originali nostri, avevo questa, è un synth e avevamo un bel suono con questa tastiera. Riesce a dare anche carattere a quello che si sta facendo perché soprattutto in certi lenti, io proprio ricordo bello chiaro di questa apertura, magari mettevo giù un accordo, suonavo col synth sopra a questi accordi, fuori era proprio bello il suono, cioè aveva una bella resa. Poi però mi scontravo con questo problema qui che diciamo che anche gli altri suoni, se ascoltati con attenzione, come dire, mostrano il fianco, hanno i loro anni, sono anche il piano elettrico, se si leva tutto e si suona in modalità, non so come dire, non è un suono ricchissimo, no? Però funziona. Stessa cosa vale per il Wurlitzer. Tolgo tutto anche qui. Hanno corpo e questa cosa qua funziona. Il pianoforte, purtroppo levo tutto, anche il reverbero. Io non riesco a usarlo. Anche ho fatto di tutto, l'ho usato in 1000 modi diversi. Compresso. Ma comunque non riesco mai a trovare. Poi ci sono vari timbri, perché poi c'è questo. Poi c'è questo qui, che è quello che mette come 2, poi c'è questo, un po' più, questo in verticale, però in certi contesti, ripeto, può funzionare, no? Questo materiale pianistico così un po' meno dettagliato del solito, però poi ripeto, ecco, per chiarire, non è che questo pianoforte non vada bene mai o che sia un brutto pianoforte in linea generale. Qui è più una questione di aspettative rispetto al resto e poi anche di utilizzo, cioè nel senso che è un pianoforte che va bene, non è assolutamente inutilizzabile, anzi va benissimo per certe cose. Il problema è che se poi bisogna, come dire, affrontare certo tipo di genere pop di un certo tipo con una certa magari così possibilità pianistica un po' più ricca, lì è difficile perché alla fine questo suono non ha mai, qui non canta, gli manca questa parte quando
non sei mai, si ferma un po'. E purtroppo questa cosa qui mi ha scoraggiato per ben 3 volte, perché ci sono tornato, perché poi dopo avevo poi questa, che ripeto, nonostante adesso possa sembrare normale sentire un suono di piano così, però non so come dire, cioè anticipava un certo tipo di suono che poi è diventato, diciamo così, nei plugin più dettagliato, più profondo, più ricco e tutto, ma questo comunque in qualche modo ce la fa, e live buca tanto, si sente bene, quindi insomma, solo che poi alla fine per certe cose funzionava, per altre no, e sono fondamentalmente poi ritornato ad altre cose, prima Kurzweil, poi Nord per un tot di tempo, vabbè, adesso poi ho cambiato tutto, ma l'SV2 che viene dopo questo, secondo me suona molto bene, e lì ci sono dei pianoforti più interessanti. Chiaro, questa era la novità, è uscito, l'hanno preso tutti, compreso io, tanti amici anche, mi ricordo, l'hanno comprato, ci hanno lavorato tanto, c'è chi ce l'ha ancora e mi dicevano no, ma guarda che il piano, se ti metti lì comunque con le Q ci tiri fuori qualcosa. Poi alla fine dopo 2 mesi ci vedevamo, mi dicevano no vabbè, non ce la fa col piano, non ce la fa. Poi c'era chi invece ha trovato il suo suono comunque, io vi dico la mia. Poi andrei avanti con i suoni perché chiaramente ci sono tutti i clavinet. Clavinet di tutti i generi che si possono sposare con qualsiasi effetto. Qui lui quando cambi suono, chiaramente quando si cambia il suono mette già, apparecchia a modo suo come è stato concepito, quindi questo è un pianet. Ci sono anche questi modelli vintage, infatti chiaramente si chiama stage vintage perché il carattere dello strumento è vintage. Ci sono un sacco di strumenti interessanti e sono tutti di carattere vintage. Nelle variazioni si trovano delle belle cose, anche a parte il CP ci sono tutti questi suoni. Il pad, molto digitale anni 80. Sono delle cose in realtà interessanti, però è vintage in tutti i sensi, e diciamo che il pianoforte moderno con la cognizione pop, diciamo con la caratteristica pop come può servire in certi contesti, si fa fatica a crearlo. Questa è la mia esperienza. Poi se qualcuno di voi ne ha avuta un'altra, ben venga, nel senso che poi ci sono gli organi, qui ci sono c'è anche il rotary lento e veloce. Però insomma questi sono un po' da, come dire, da piano digitale. Sono molto carini questi. Sono carini questi. Questi un po' Farfisa Box. Questi sono simpatici. E poi ci sono gli Others. E qui attenzione. Qui vabbè abbiamo, per dire. E qui abbiamo per esempio una cosa. Allora, questa è una cosa che devo assolutamente dire. Questi archi
Questi archi qui sono incredibili, registrati dal vivo, in qualunque contesto. Questa cosa qua è pazzesca. Poi hanno la dinamica per fare più o meno qualsiasi cosa, ce ne sono anche altri, tipo Mellotron, quelli synth. Chiaramente non ci sono controlli come cut-off e cose del genere, resonance, non c'è un filtro vero e proprio. Diciamo che c'è il tono che fa da filtro. Ma la cosa pazzesca sono questi archi qua, ragazzi. Cioè, veramente, io con questi qui, io lo ricomprerei solamente per questi archi. Non sto scherzando, forse il Wurlitzer per certi versi che c'è quella tonda lì, ma i piani elettrici ormai ce ne sono di tanto. Ma questi archi qua hanno una forza che non so neanche dirvi, è la media in mezzo che... Come escono da questo strumento, perché poi questi archi ci sono anche sugli altri strumenti Korg, sono gli stessi che sono stati messi qua dentro, probabilmente non lo so cos'è, come li hanno messi insieme per metterli qui, non lo so, sarà l'uscita audio, ma io ho proprio il ricordo dal vivo con la band. Io a un certo punto entravo, mi ricordo che pezzo facevamo, che a un certo punto entravo questa cosa qua, un pezzo di Peter Gabriel mi sembra, suonavo con gli Stato Bravo, saluto tutti, suonavamo, andavamo ogni tanto a fare delle date di reunion, diciamo così, alla Salumeria della Musica, tutto un mondo passato, e a un certo punto entravo in un pezzo con questi archi qua, dicevo ma non è possibile, mi sembrava che il brano prendesse il volo, era proprio bello. E questi sono incredibili secondo me e vale la pena provarli. E per provarli però bisogna prendere tutto, che va benissimo, c'ha tante cose belle. Se volete un pianoforte, ecco, sinceramente mi sento di dirvi che forse non è lo strumento adatto, lo si percepisce un po' subito questo problema, anche dalla pressione che ha questo suono nell'uscire e tutto il resto. Però poi torniamo al suono per il quale è stato poi così pubblicizzato, proposto e tutto il resto, che è questo poi. Un bel lavoro, cioè c'è dietro un bel lavoro, si sente l'impegno in certe cose che è bello, poi gli effetti sono belli, non so, mi viene in mente anche tipo questo è l'Univibe. C'è il tap tempo. Insomma, ha il suo fascino, continua ad avere il suo fascino e avesse avuto un pianoforte più efficace, secondo me sarebbe stato uno strumento, a parte che ci dimentichiamo di dire che è meraviglioso da vedere, cioè bellissimo, quindi quella cosa lì ha fatto un successo pazzesco, proprio l'aspetto visivo, lo stile è meraviglioso. Quindi insomma era l'unica tastiera che piaceva alle donne, questa.
Quando l'ho preso, mia moglie per prima mi ha detto: Ma che bello, eh sì, è bello, non c'è niente da fare, è proprio bello da vedere. Quindi, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio SynthCloud che mi ha permesso di fare questo video, ringrazio tutti gli amici che ci sono qui e niente, insomma. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkiss.com dove potete trovare tutte le cose che faccio, i miei dischi, i miei libri, tutto quanto e tutti i video dedicati alle tastiere che ci sono sul canale divisi per categorie, tipologie di tastiere, eccetera. Quindi ci vediamo sabato prossimo, un abbraccio, ciao a tutti.